AC Milan! Ciao a tutti fratelli e sorelle, ciao, bentornati, benvenuti in un nuovo video qua sul canale Lorenzo Lollo. Allora, un sacco di cose importanti di cui parlare oggi. Partiamo subito da una notizietta, poi arriviamo evidentemente al main content di questo video. Allora, la prima notizia è questa e riguarda un nostro giocatore che ritornerà alla base, mi riferisco ad Alexis Saelemaekers. Ma pare che la scelta di Alexis sia quella di non rimanere all'AC Milan. L'Atalanta pensa a Saelemaekers, costa 12 milioni e lui ha già deciso di non restare al Milan. L'Atalanta ha sondato il terreno anche per Alexis Saelemaekers. Secondo quanto riportato dal Corriere di Bergamo, quindi una fonte abbastanza attendibile per quanto riguarda le notizie bergamasche, l'esterno di proprietà del Milan costerebbe circa 12 milioni di euro. Prezzo accessibile per la Dea. Il belga non avrebbe nessuna intenzione di restare in rossonero e rispetto insomma ad altre squadre interessate a lui gradirebbe la possibilità di andare a Bergamo perché avrebbe più possibilità di disputare tante partite, essendo eventualmente più avanti nelle gerarchie. Tra l'altro Atalanta che invece pensa ad Ehrlich, Leonardo Balerdi del Marsiglia, insomma tante notizie per quanto riguarda l'Atalanta. Però per concludere questa cosa niente, se la volontà di Alexis è quella di andare a farsi altre esperienze, insomma vale per lui come vale per qualsiasi altro giocatore. Chi non vuole rimanere al Milan che porti l'offerta corretta e insomma vada dove meglio preferisce o dove più gradisce. Ma ovviamente ragazzi la notizia di giornata è questa: Milan Zirkzee, ecco l'idea di Kia, usare il fratello per sbloccare la trattativa. Tutto fermo, leggiamo direttamente dalla redazione di calciomercato.com che dice: tutto fermo in attesa di novità che potrebbero arrivare già nei prossimi giorni, perché dal 1 luglio, quando chi vuole pagare la clausola di 40 milioni di euro sarà libero di farlo. Il Milan continua a considerare per Joshua Zirkzee la prima scelta. Lo ha già comunicato al Bologna, quindi la volontà di pagare la clausola. Ha un accordo di massima sull'ingaggio, 4 milioni all'anno netti fino al 2029, ma per ora non ha ancora l'ok del suo agente, il famoso Kia Joorabchian. Sul discorso, ne abbiamo già parlato ampiamente, sul discorso delle commissioni. La richiesta rimane ancora ferma a 15 milioni di euro che ovviamente è stata rispedita indietro da parte della dirigenza rossonera. Però arriviamo al punto. E qual è il punto? Che pare si possa trovare la chiave di risoluzione di questa trattativa utilizzando il fratello Jordan, quindi Jordan Zirkzee. La carta del fratello. Secondo quanto scrive oggi invece il Corriere della Sera, l'agente dell'ex punta del Bayern, Monaco e Parma sta valutando la possibilità di ridurre le richieste personali solo se in cambio il Milan si impegnasse ad accogliere rossonero anche il fratello di Joshua, cioè Jordan Zirkzee, in uscita dal Bayer Leverkusen, con il quale non ha trovato l'accordo per il rinnovo di contratto. Jordan Zirkzee è un centrale dell'Under 19 del Bayer Leverkusen, come vi dicevo prima, ha avuto una carriera simile a quella del fratello, cresciuto insomma di qua e di là. Nel caso arrivasse a Milano potrebbe essere aggregato dove? Alla famosa Under 23 che il Milan sta costruendo appunto per poter poi partire dalla Serie C Lega Pro. Allora ragazzi, io ovviamente appena ho letto questa notizia il mio pensiero è andato subito alle varie trattative del passato dove il Milan, per riuscire a portare a casa un giocatore, non so, mi viene in mente Kakà che si era portato a casa, il Milan dell'epoca si era portato a casa il fratello. Stesso discorso anche per Donnarumma, vi ricordate che poi a un certo punto il Milan aveva firmato anche per il fratello di Donnarumma? Ecco, andiamo un po' in quel filone lì che tante volte nel Milan è stata la chiave di risoluzione per riuscire a far firmare i fratelli grandi, ok? E non lo so ragazzi, io sinceramente vi dico la verità, io non ho la minima idea di che tipo di giocatore sia il fratello di Joshua Zirkzee, ma se mi devo accollare la firma del fratello di Joshua per portarmi a casa Zirkzee ad una commissione magari non di 15 ma di 5, oh, secondo me si può fare ragazzi. Fatemi sapere qua nei commenti voi sotto cosa ne pensate. Secondo me può essere una chiave di volta, cioè secondo me potrebbe essere il modo per riuscire a chiudere in modo definitivo e darci una piccola gioia in mezzo a questo mare di lacrime, darci una piccola gioia con la firma di Joshua Zirkzee.
Sono curiosissimo di sapere voi cosa ne pensate e se secondo voi fare questo tipo di operazione potrebbe essere un modo intelligente per riuscire a portare a casa il campionissimo olandese. Fatemelo sapere qua sotto nei commenti, quindi like a questo video, iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto, se mi state guardando da TikTok iscrivetevi al mio profilo, se mi state guardando da YouTube rimanete qua come vi dico tutti i giorni, perché adesso andiamo avanti col discorso Zirkzee. Poi vi devo parlare delle parole di Di Canio, perché Di Canio ha detto una cosa molto interessante, ha detto Leao è forte ma è 10 categorie sotto a Mbappé, grazie al cavolo, adesso ne parliamo. Poi vi devo parlare di Pulisic e Musa, perché? Perché pare che faranno la Coppa America e poi andranno ad aggregarsi direttamente al Milan negli Stati Uniti verso l'ultima settimana di luglio, prima di agosto, e sarà secondo me un dato fondamentale per tutto il campionato dell'anno prossimo. Comunque adesso poi ne parliamo bene. Poi vi devo parlare anche di Origi e Ballo Touré, perché tornano, e se tornano e li mandiamo via quanto liberiamo di ingaggi, quanti piccioli riusciamo ad avere a disposizione nel caso dovessero andare via. Secondo me è un discorso molto interessante. Like a questo video, iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto, iscrizione al mio profilo se mi avete guardato fino adesso su TikTok. Andiamo in sigla e iniziamo a parlare di tutto il resto. 1, 2, 3, sigla. Oh, il fratellino. Allora ragazzi, andiamo avanti un attimo a leggere le parole di Carlo Pellegatti, perché ieri ha parlato Carlo di questa cosa. E che cosa dice? Ovviamente ragazzi sempre lo scrivo perché so poi dopo cosa scrivete qua nei commenti. Sempre massimo rispetto per Carlo Pellegatti, grandissimo cuore rossonero. Carlo dice: una mossa attuata ai tempi di Gianni Rivera. Il Milan potrebbe prendere Jordan Zirkzee, ovvero il fratello di Joshua. Si tratta di un 2005, un attaccante centrale, io pensavo centrocampista. Gioca nell'Under 19 del Bayer Leverkusen, giocava, e ha lo stesso agente, cioè Kia Joorabchian. Jordan è in scadenza, quindi non costerebbe neanche nulla. Questa potrebbe essere una via, prendi il fratello e quindi fai contenta la famiglia e il fratello gioca con Joshua insieme al Milan. Probabilmente, visto che l'Under 23 poi con molta probabilità sì, in alcuni momenti si allenerà a parte, ma ovviamente l'Under 23 è per quello che è importante, perché fai sì che sia l'Under 23 che la prima squadra si allenino anche insieme. Questa soluzione potrebbe essere molto logica, anche perché, vi stavo dicendo prima, allenandosi insieme avrà anche la possibilità appunto di allenarsi con il fratello. Altrimenti è una soluzione, questa soluzione, che se non dovesse neanche passare questa soluzione, si rimarrebbe in una fase di stallo soprattutto irritante per entrambi le parti. Se uno dice è 55 milioni il valore del calciatore, 40 più 15 la situazione è questa. Vabbè sì Carlo, nel senso, ne abbiamo già parlato ampiamente, il discorso che già abbiamo rifatto ampiamente, ci ha già fatto due palle che ci strisciamo giù da 20 giorni. Il valore di Zirkzee è 55, non 40 più 15, non tutto. Il valore di Zirkzee è 55, vale 55, se vale 55 lo porti a casa. Se secondo le tue valutazioni non vale 55, non lo porti a casa. Ma se le alternative che leggo a Joshua Zirkzee sono i nomi che sono usciti nell'ultimo periodo, io mi metto qua in ginocchio e prego tutti i sanculini possibili che alla fine venga Joshua, perché tutti gli altri nomi che abbiamo letto non sono minimamente avvicinabili al valore tecnico e di importanza di Joshua Zirkzee. Un piccolo dettaglio: ieri eravamo nella live, tra l'altro grazie, ieri abbiamo fatto live multicanale, grazie di cuore a tutti, eravate in tantissimi anche ieri. Tra l'altro oggi non riesco a fare la live, lo dico perché mi segue tutti i giorni. Oggi non riesco a fare la live perché sono, come vi ho raccontato ieri, in stazione centrale a Casa Azzurri. Mi ha invitato la Coca-Cola, come mi ha invitato la Coca-Cola, mi veniva a dire influencer, però quando dico influencer, dopo 20 anni a fare questo lavoro, sto male dentro. Comunque mi ha invitato la Coca-Cola per andare là da loro a vedere la partita, insomma, nello stage della Coca-Cola insieme lì appunto a Casa Azzurri, che è in stazione centrale. Quindi se qualcuno di voi è lì e va a vedersi in stazione centrale l'Italia, sono lì, venite nello stage che ci guardiamo la partita insieme. E quindi no, vi volevo dire una cosa, stavo dicendo del discorso dei gol. Perché? Perché ieri qualcuno di voi continuava a scrivermi nella live: Lollo, sì, però 55 milioni di euro per uno che ha fatto solo quei gol sono veramente troppi. Ragazzi, ci sono giocatori, ok? Ascoltate il mio ragionamento e fatemi sapere qua sotto se lo pensate, se siete d'accordo con me. Ci sono giocatori, ragazzi, che devono essere valutati al di là dei gol.
E voi direte, sì ma Lollo, ma stai comprando un attaccante, ti è andato via Oliviero, hai bisogno di qualcuno che faccia gol. Vero, concordissimo con voi. Infatti, notizia anche di questa mattina che il Milan pare abbia rinnovato il contratto a Luka Jovic. Io non l'avrei rinnovato Luka Jovic. Io sarei andato a fare Joshua Zirkzee più un altro attaccante di affidabile gol, un bomberino, no? Visto che non posso prendere il bomberone, mi faccio Joshua più un bomberino, ok? Quindi secondo me Luka Jovic io non l'avrei rinnovato, ma per un semplice motivo, perché non è una punta, è una seconda punta Luka Jovic. Raga, l'abbiamo visto tutto l'anno. Boh, non lo so perché, se poi è vero che l'hanno rinnovato, non lo so. Comunque, quando andiamo a valutare Joshua Zirkzee, secondo me il dire Joshua non può valere 55 milioni di euro perché ha fatto solo 10 gol, ragazzi, secondo me è una valutazione sbagliata. Cioè, Zirkzee è il tipico giocatore che se capisci due cose di calcio, dopo 5 minuti che l'hai visto con la palla tra i piedi, dici vabbè, ma raga, questo è fortissimo. Di che cazzo stiamo parlando? Questo è fortissimo. Ieri qualcuno di voi mi diceva in live, ma no, hai detto la stessa cosa di Charles De Ketelaere. Vero, non mi rimangio le cose. Charles è uno di quei giocatori che quando l'ho visto prima di venire al Milan era un giocatore che mi aveva convinto, ma non a me, aveva convinto tutti, aveva convinto addirittura Paolo Maldini. Cioè, pensate quanto posso valere io rispetto alla mia opinione sul calcio, rispetto all'opinione di Sua Maestà Paolo Maldini. Se ha convinto Paolo Maldini come che si dice, ha portato all'errore di valutazione Paolo Maldini, pensate se non potevo commettere io l'errore. Non ho dette di stronzate, anche quando vi ricordate quando vi parlavo di Leao, quando appena era arrivato, che ovviamente avevo sbagliato la mia valutazione. Io all'epoca, quando Leao arrivò al Milan, io dissi quella frase che in quel momento c'erano giocatori che secondo me erano più pronti di lui di giocare. Apriti cielo, no? Oggi apriti cielo. Ma in realtà all'epoca, 5 anni fa, quando arrivò, era la pura verità. Ok? Vabbè, torniamo a noi. Charles De Ketelaere, ok? Quando io feci delle valutazioni su Charles, ovviamente le facevo in base a quello che vedevo. Io ho sbagliato con la valutazione, perché poi, come vi dico sempre, c'è l'effetto De Ketelaere, cioè che il giocatore è forte, poi arriva a San Siro, 80.000 persone, e si depotenziano e perde tutta la sua tutta la sua forza. E stesso discorso potrebbe valere tranquillamente per Joshua Zirkzee, capito? Quindi anche lì la valutazione che facciamo a priori è una valutazione corretta. Joshua sarà in grado di stare a San Siro davanti a 80.000 persone e fare quello che ha fatto il Bologna davanti a, non lo so, 10.000, non so quante persone tiene lo stadio del Bologna. Quando è venuto a San Siro però, raga, ha fatto una partita stratosferica. Quando è venuto a giocare a San Siro contro l'Inter li ha distrutti da solo. 2-2 mi sembra che avevano fatto contro l'Inter. Quando è venuto contro di noi, raga, giocatore totale. Quindi sì, è vero che potrei sbagliare la valutazione di Joshua esattamente come ho sbagliato la valutazione. Non ho problema a dirlo, ragazzi, sempre che siamo in famiglia, quindi non è che lì i video sono lì, non è che posso dire cose che non ho detto. Quindi potrei anche sbagliare la valutazione su Joshua, ma oggi fare una valutazione del giocatore solo ed esclusivamente legata a un giocatore che ha fatto 10 gol non può valere 55 milioni con un solo anno di Serie A fatto bene, ragazzi, allora non prendiamo nessuno. Allora ci facciamo far andare bene Bronchik, oh cazzo, non mi ricordo più come si chiama, vabbè, altri attaccanti, però quelli sono attaccanti, ragazzi, sono finalizzatori. Ok? Cioè stiamo parlando di, quando parliamo di quei giocatori lì, cioè un conto se voi mi dite Lollo, non prendi Joshua Zirkzee, vai a prendere Sesko, allora lì alzo le mani, va bene. Ma se l'alternativa di Joshua Zirkzee, che leggo sui giornali, non sto dicendo che realmente quella è l'alternativa a cui sta pensando il Milan, ma se l'alternativa che leggo sui giornali, il Milan non prende Zirkzee e va a prendere i nomi sconosciuti che sono usciti nell'ultimo periodo, che hanno fatto 2 gol nella Liga belga, adesso con tutto il rispetto, cioè raga, 2 domande me le faccio. Allora spendo 55 per Joshua. È un rischio, sì, ma è un rischio comunque. Anche l'Arsenal ha speso 100 milioni di euro, 96, per andare a prendere Pepe l'Arsenal prese Pepe da Lille, forse addirittura. Prese Pepe da Lille, arrivò là e fu un fallimento clamoroso. 100 milioni di euro per Nicolas Pepe, ragazzi. È l'esempio che porto sempre. Quindi sì,
la possibilità di sbagliare c'è e ci sarà sempre. Però oggi io mi sentirei più tranquillo. Fatemi sapere cosa ne pensate. Io mi sentirei molto più tranquillo a portarmi a casa Joshua Zirkzee rispetto ad andare a prendere l'attaccante da 7 gol nella seconda liga belga. Ok? Sto esagerando il concetto per farvi capire. Arriviamo al discorso di Canio, perché ha parlato di Canio e ha detto: il Milan ha fatto una scelta di linea con il suo progetto, centrato sui giovani e sulla tecnica. Fonseca è uno che fa un calcio moderno, propositivo, sa migliorare i propri giocatori. Vabbè, vedremo, valutazione di Canio, la sua opinione, io la penso diversamente, però vedremo poi che cosa succederà. Leao, lui dice, rimane o lo vendi per essere più squadra? Lui dice, certo, è uno che i colpi li ha, ma trotterella, si sente bello. È come avere un Mbappé ma 10 categorie inferiori. Non a caso Ancelotti ha detto che lo prenderebbe a calci nel sedere se dovesse allenarlo. Su questo, ragazzi, non ci piove. Cioè, che in questa fase, e la vera domanda che secondo me dobbiamo porci è: Rafa Leao fa... Oh, attenzione. Io dicendo questa cosa non vi sto dicendo che il Milan debba vendere Rafa, non vi sto dicendo questo. Vi sto soltanto ponendo una domanda. Il Rafa Leao in mutazione definitiva, cioè quindi nel prime di Rafa Leao, il prime di Rafa Leao, cioè quindi all'apice di quelle che sono le sue forze, è quello che vediamo adesso oppure sarà in grado di fare lo step successivo? È quella la domanda. Perché se Rafa sarà in grado di fare lo step successivo, arriva a livelli stratosferici, arriva ai livelli di Mbappé. Ma se non fa il salto successivo, ragazzi, è un giocatore tra i migliori giocatori della Serie A, se non il miglior giocatore attaccante della Serie A, insieme a Lautaro, insieme a Kvara, insieme a Osimhen. Sono quelli i giocatori più forti. Lautaro, Rafa e Osimhen, Kvara, sono quelli i giocatori più forti che ci sono in Serie A in attacco adesso. E secondo me la domanda è quella. Cioè, quello che vediamo oggi è il Rafa all'ultima mutazione nel prime? Perché se fosse quello c'è un problema. Se invece Rafa Leao in questo momento è in un'altra sua la penultima fase, per poi approdare come maturazione all'ultima fase nel suo vero prime, dove poi è veramente un giocatore fortissimo che decide tutte le partite, allora a quel punto stiamo parlando di un'altra cosa. Qual è la verità? Una o l'altra? Non lo sapremo mai, ragazzi. Staremo qua, come è successo per tutti questi anni, in attesa che Rafa migliori e faccia insomma quel suo step in avanti. Allora, sono andato lunghissimo, degli altri discorsi ne parliamo domani. Vi devo parlare però di una cosa. Pulisic e Musa arriveranno direttamente nella tournée in USA. Cosa vuol dire? Che Pulisic e Yunus Musa, impiegati in Coppa d'Africa, si aggregheranno al Milan soltanto negli USA, direttamente mentre il Milan sta facendo la tournée in cui il Milan arriverà negli Stati Uniti tra fine luglio e il 6 di agosto. Ragazzi, occhio, perché questa cosa è una cosa che andrà ad influire maledettamente su tutta la prossima stagione. Non sto mettendo le mani avanti, però vi sto dicendo, non fanno la preparazione, arrivano ad aggregarsi al Milan al 6 di agosto. Raga, 10 giorni dopo inizia la prima giornata di Serie A. E questi arrivano e non hanno cioè hanno finito di giocare dall'altra parte. Cioè sì, hanno fatto il periodo di vacanza, però arrivano, fanno la vacanza e poi vanno al Milan il 6 di agosto. Raga, questo sarà un problema, non solo per il Milan, per tutte le squadre. Questo sarà un grave problema. Soprattutto, e sfortunatamente non è anche quello un nostro problema, c'è tutta la stagione. Immaginate, i giocatori finiscono l'Europeo, fanno 10 giorni di vacanza e iniziano la preparazione per l'altra. Chi sta giocando la Coppa America addirittura arriva non a luglio, ma arriva ad agosto. Tutta la prima parte di stagione, Supercoppa italiana, Champions League con ancora più partite, tutto la seconda parte di campionato a cannone fino a maggio-giugno. Giugno, mondiali per club che sfortunatamente noi non giochiamo, mondiali per club che finiscono
a ridosso dell'altra stagione dell'anno prossimo, raga, un disastro. Un disastro. Se Fonseca è bravo, farà una preparazione corretta. Se canneremo noi o tutte le altre squadre, tutte vale per tutti, se i preparatori atletici canneranno la preparazione quest'anno, sarà una mattanza. Per tutti sarà una mattanza. E l'anno prossimo sarà ancora peggio, perché l'anno prossimo i giocatori non si fermano da 2 anni. Va bene, ciao a tutti ragazzi. Sono stato serissimo oggi in questo video, vabbè. Ciao a tutti, forza Milan e vada via l'Inter. Ciao.